Ciao, benvenuti su Minty Tarot. Con questo interattivo esploriamo le energie della settimana che va dal 4 al 10 ottobre. Vedremo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli delle carte degli archetipi su come comportarci, su come è meglio comportarci questa settimana per il nostro benessere. Abbiamo come sempre tre opzioni tra cui scegliere: la prima con la venturina verde, la seconda con la ametista viola e la terza con la fluorite verde. Potete fermare un attimo il video per scegliere con calma, ma seguendo il vostro intuito, la variante che vi comunica di più e poi guardare direttamente il capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella della venturina verde. Vediamo subito le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli e carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per ottenerne il meglio. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo il benevolo sovrano del fuoco. È una bella energia perché è un'energia di successo, di soddisfazione. Vedete questo re è seduto fermo sul suo trono con un'aria di potere e di soddisfazione per aver raggiunto i propri obiettivi. Vediamo adesso cosa ci dicono i tarocchi per i dettagli. E vediamo che la carta centrale è la carta del mondo. Poi la settimana inizia con il bagatto, con il 3 di spade, il 4 di bastoni e la seconda parte della settimana vede il 10 di bastoni, l'asso di denari e il 5 di spade. Dunque, vediamo che la settimana inizia con una forte energia rappresentata dalla carta del bagatto o mago, che appunto esprime una forte volontà da parte vostra di modificare la realtà attorno a voi, perché il mago è appunto l'energia è un'energia molto assertiva, è un'energia che vuole manifestarsi nelle circostanze, nelle situazioni che vi riguardano. C'è tuttavia un disappunto che però all'inizio della settimana, che però vedo di breve durata e non particolarmente forte, che è rappresentata appunto dal 3 di spade, che però viene subito seguito dal 4 di bastoni, il che vuol dire che è appunto un disappunto, un dolore, una ferita, un qualcosa che vi dà fastidio, che non vi piace e che verrà comunque subito lasciato da parte, perché il 4 di bastoni è un'energia di celebrazione, di stabilità, di contentezza, soprattutto all'interno del proprio entourage, del proprio ambiente, dell'ambiente che normalmente si frequenta. Ed infatti subito dopo, come carta anche centrale della settimana, abbiamo il mondo, che è una energia proprio di completezza, di felicità, di aver raggiunto praticamente gli obiettivi che ci eravamo prefissati, di, ehm, di un senso di chiusura finalmente di una fase nella maniera migliore. Cosa vuol dire quindi? Che nella prima parte della settimana riuscite a dare il vostro meglio per finalmente ottenere, raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. E
riuscirete appunto, celebrando, vi permetterà l'ottenimento di questi obiettivi di anche celebrarli con le persone accanto a voi, come appunto indica il 4 di bastoni. Quindi il benevolo sovrano del fuoco insieme al mondo, insieme a queste carte, era proprio l'idea di una prima parte della settimana estremamente soddisfacente. Come ho detto, c'è il 3 ehm, di spade, che sono comunque dei rovelli mentali che ancora avete, ma probabilmente derivano da situazioni passate che vi ancora assorbono a livello soprattutto mentale, e che riuscite finalmente a scalzare dalla vostra testa questi rovelli mentali, e finalmente questo diciamo andare oltre queste ferite che sono state aperte secondo me precedentemente all'inizio di questa settimana, e vi permetterà finalmente di raggiungere appunto la soddisfazione ricercata nella prima parte della settimana. Quindi insomma, fondamentalmente il vostro obiettivo, la vostra soddisfazione interna e anche esterna, che si manifesta appunto nel mondo con la carta del mondo, è anche permessa dal fatto che riuscite ad andare oltre delle ferite che si sono aperte nei giorni precedenti e che ancora nella prima parte della settimana vi danno fastidio, vi fanno un po' soffrire. Però appunto riuscirete a andare oltre, e questo vi permetterà finalmente di avere sentire dentro di voi una contentezza, una soddisfazione, una pace, una calma, e soprattutto di manifestarla nell'ambiente circostante, grazie al 4 di bastoni e alla carta del bagatto, che come ripeto è una carta di manifestazione. È non solo una soddisfazione interna, è proprio la soddisfazione di qualcuno che riesce a cambiare le cose secondo il proprio volere. La seconda parte della settimana vede una opportunità anche molto concreta che vi viene davanti con l'asso di denari, che però appunto implica molta fatica per coglierla, implica uno sforzo, una disciplina, come indica il 10 di bastoni. E soprattutto questa opportunità darà adito alla fine della seconda parte della settimana a dei conflitti, magari con altre persone, appunto per cogliere questa opportunità. Dei conflitti che possono vedervi vincitori, però insomma sono sempre disagi, sono sempre problemi relazionali, quindi insomma non è il massimo. Però appunto è un'opportunità che evidentemente fa gola a più persone, e che per poterla cogliere dovete un po' discutere, dovete un po' darvi da fare, perché il 10 di bastoni indica un- un certo stress, appunto, che però appunto può valerne la pena, perché l'asso di denari indica sempre qualcosa di molto produttivo, sempre qualcosa di abbastanza importante che vale la pena cogliere. Quindi insomma è una bellissima settimana, carica di attività, carica di energia, nel bene e nel male, perché appunto ci sono da una parte celebrazione e dalla parte sforzi. Ehm, Azioni da intraprendere per raggiungere ulteriori obiettivi che vi siete dati, che vi darete.
Vediamo che dal punto di vista lavorativo, appunto, riuscite con la forza della vostra volontà a ottenere degli obiettivi importanti a livello lavorativo. Questo vi permette di andare oltre dei disappunti, delle delusioni che appunto risiedono soprattutto nel passato perché ancora vi influenzavano. Ci sarà occasione di celebrare, di avere un bel clima anche a livello di ambiente di lavoro con i vostri colleghi o con persone che comunque conoscete a livello lavorativo, quindi insomma un clima vincente, sereno, appagante. La seconda parte della settimana appunto presenta una nuova opportunità da poter cogliere che però implica lavoro, implica sforzo, fatica, stress e probabilmente anche qualche discussione nell'ambiente lavorativo. Comunque nell'insieme è una settimana abbastanza soddisfacente a livello lavorativo e il benevolo sovrano del fuoco proprio dà l'idea di che vi trovate proprio contenti di voi stessi perché avete raggiunto degli obiettivi importanti. Dal punto di vista sentimentale c'è ancora una ferita aperta su cui vi arrovellate nella prima parte della settimana, eh, però appunto nell'insieme vi vedo soprattutto focalizzati nel voler passare del tempo con le persone accanto a voi nella prima parte della settimana. Vi vedo molto volitivi, vi vedo molto appagati e né insieme sereni, consapevoli che comunque un ciclo si è chiuso. Quindi probabilmente per alcuni di voi questo 3 di spade è proprio una ferita passata a livello amoroso che ancora un po' vi è aperta, quindi insomma un po' vi rimane del dolore interno, però insomma la carta del mondo vi vede comunque andare oltre questo tipo di ferita e cercare di essere, come dire, in linea con l'ambiente circostante, nel senso che la carta del mondo io la vedo sempre molto legata anche all'idea proprio di buttarvi nel mondo, ehm, di essere appagati da ciò che ci circonda, quindi è comunque una carta di allineamento con l'ambiente circostante, come se uno appunto si senta appagato della propria vita, della situazione in cui si trova. Quindi è una bellissima carta, non per niente, è l'ultima degli arcani maggiori, quindi indica un po' l'apice, il raggiungimento eh, per un verso di una perfezione, no? A livello anche evolutivo, se uno guarda al percorso che viene chiamato il cammino del matto, no? All'interno degli arcani maggiori. Nella seconda parte della settimana c'è affaticamento mentale, ci sono un po' di discussioni, non necessariamente con il vostro partner, magari anche con altre persone all'interno di voi, all'interno della vostra cerchia, però appunto per una opportunità che si presenta, che è concreta, che apre come una porta, vedete, su un giardino, quindi l'asso di denari indica sempre qualcosa veramente di promettente che apre delle porte, appunto. Quindi a livello, diciamo, relazionale, sentimentale, vi vedo ancora nella prima parte della settimana sofferenti per situazioni passate che però riuscite a oltrepassare, cioè
andare oltre questo tipo di sofferenza e a sentirvi appagati appunto con l'ambiente e in linea soprattutto con l'ambiente circostante. La seconda parte della settimana è relativa a altre questioni non tanto sentimentali, però vedo comunque delle discussioni per appunto una opportunità che si apre, che magari per alcuni di voi implicano delle discussioni o comunque dei scambi di idee con il vostro partner. Vediamo cosa dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per ottenerne il meglio. E abbiamo lo shapeshift, cioè colui che cambia forma, un po' come il lupo mannaro, no? Adesso. E è un archetipo che indica appunto la possibilità, la capacità di cambiare idea, di cambiare modo di fare a seconda delle circostanze, quindi che indica una grande flessibilità mentale. A livello di lato diciamo più ombra, meno positivo, può indicare appunto un senso di opportunismo, però in questo caso io lo vedo in senso positivo, ovvero la possibilità di appunto adattarsi all'ambiente circostante, a ottenerne il meglio e quindi senza fare scontri, senza lottare contro le situazioni in cui ci troviamo, però cambiarle dall'interno in maniera intelligente, come appunto indica sia la carta del matto che il 4 di bastoni. Quindi il consiglio di questa settimana dalla parte delle carte degli archetipi è quello di adattarsi, di cambiare le circostanze dall'interno, nel senso cambiare noi stessi per vedere il meglio da tutto ciò che ci circonda, e questo vi permetterà appunto di ottenere il meglio e la massima soddisfazione dalle situazioni in cui vi muovete, dalle persone che frequentate. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto di attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci alla seconda opzione, quella con la ametista viola. Vediamo subito l'energia della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi le carte degli archetipi per conoscere quell'atteggiamento che potrebbe aiutarci durante questa settimana. Vediamo, energie generali sono il grande padre dell'aria. È una carta che indica un conflitto interiore, un certo conflitto tra ciò che vorremmo e ciò che dovremmo. Comunque una decisione difficile da prendere che ci dà appunto molto disagio interiore. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. E abbiamo la carta del 6 di bastoni come carta centrale, mentre la settimana inizia con il 3 di coppe, il 7 di bastoni, la carta della forza, e poi la seconda parte della settimana vede la carta dell'appeso, la carta del Papa e il 10 di spade. Quindi, dunque,
Vediamo che la prima parte della settimana è carica di energia e anche di passione. Abbiamo il 3 di coppe che indica una vita sociale, delle uscite con altre persone. Possono essere anche a livello lavorativo, colleghi di lavoro, clienti, eccetera. Però appunto in questo ambiente molto vivace c'è il 7 di bastoni che indica una forma di competizione, una forma di difesa dei vostri interessi. Che però appunto vi vede nella prima parte della settimana come vincenti. Quindi la prima parte della settimana vedo che siete in grado di vincere una sorta di competizione, per dire a livello di lavoro, a livello di studio, perché il 6 di bastoni e la carta della forza proprio indicano una vincita, un successo, raggiungere un traguardo che è appunto nella prima parte della settimana è caratterizzato da una forma di competizione per poterlo raggiungere, perché il 7 di bastoni vede questa persona che difende la sua posizione da l'attacco di altri bastoni. Quindi è sicuramente come dire, il vincere una specie di competizione che probabilmente arrivava da prima, perché il fatto che ci sia il 3 di coppe all'inizio e poi la forza e il 6 di bastoni ai lati del 7 di bastoni mi dà proprio l'idea che era una competizione che veniva fuori dal passato precedente, dai giorni precedenti, che finalmente appunto all'inizio della settimana riuscite a vincere e quindi potete celebrare con le persone accanto a voi, con gli amici per dire, appunto celebrare il fatto che siete riusciti a raggiungere un traguardo che appunto necessitava una forma di competizione per poterlo raggiungere. Sta di fatto che la seconda parte della settimana, appunto, dopo aver raggiunto questo traguardo, vi vede con un grosso punto interrogativo in fronte, perché l'appeso e il grande padre dell'area proprio indicano un sentirsi incapaci di capire appunto dopo il traguardo raggiunto che direzione prendere. Soprattutto il grande padre dell'area indica che c'è come un conflitto fra la parte razionale e la parte emotiva, come se con la vostra testa non riusciste veramente a decidere, cioè diciamo decidere attraverso la parte semplicemente razionale o quindi semplicemente dosando i pro e i contro di una certa situazione non è sufficiente e quindi vi vede un po' come dire fermi nella vostra situazione, incapaci veramente di prendere una decisione o comunque di capire da che parte andare. Secondo le carte, la cosa migliore sarebbe seguire l'intuito in questa situazione, perché la parte, diciamo, più razionale, il procedimento di analisi razionale non è sufficiente. Questo lo dice soprattutto il grande padre dell'aria, che indica proprio che non si dà la dovuta importanza al proprio intuito nel decidere
nella vostra situazione come proseguire dopo aver raggiunto questo traguardo segnalato dal 6 di bastoni. La carta dell'appeso è un momento quindi sì di riflessione, però appunto anche qualcuno è un'energia che ci permette di guardare la situazione da punti di vista diversi, e questo è il suggerimento delle carte. Le due carte successive sono quella del Papa e del 10 di spade. 10 di spade indica la fine di un ciclo, il che vuol dire che la seconda parte della settimana sarà caratterizzata appunto da un forte senso di disagio dovuto appunto alla mancanza di possibilità veramente di decidere. Siete come molto frustrati nel non sapere come andare avanti, e quello che vi dicono i tarocchi è appunto di anche seguire i consigli di qualcuno accanto a voi che magari può aiutarvi a chiudere questo ciclo di disagio. Quindi è una settimana in definitiva divisa abbastanza bene in due parti. Da una parte c'è la celebrazione per un traguardo raggiunto, e dopodiché c'è, come dire, il vuoto. Come, non so, qualcuno che faccia la maturità e non sa bene poi cosa succede e sta veramente nell'imbarazzo della scelta, della decisione. In questo caso le carte dicono che finirà comunque questo disagio, perché appunto il 10 di spade è una carta forte, però in realtà è la fine di un ciclo, quindi indica che proprio finirà molto presto, magari non proprio questa settimana, quella successiva. Questo senso di punto interrogativo, di disagio anche abbastanza forte, perché dà proprio l'idea che siete un po' a metà tra scegliere un percorso che magari è legato ai vostri interessi, e un altro che invece è più razionale, più conveniente da parte per la vostra situazione. Avere un atteggiamento mm, nel senso aiutare a farsi aiutare dalla carta del Papa può essere la mossa vincente appunto per chiudere questo disagio, questo senso di indecisione che caratterizza la seconda parte della settimana. Una persona che ha una certa autorità in un certo settore che può appunto aiutarvi con i propri consigli. Dal punto di vista lavorativo, appunto, c'è la celebrazione di un traguardo raggiunto, avete la carta della forza, quindi proprio veramente è dovuto alle vostre qualità intrinseche, il vostro senso di disciplina interna, il vostro senso di costanza, la vostra determinazione ha permesso appunto di sconfiggere per un verso gli avversari, che può essere appunto per l'ottenimento di una promozione, per l'ottenimento di un contratto, per l'ottenimento di un progetto a voi caro. Comunque, insomma, riuscite a raggiungere un obiettivo. La seconda parte della settimana vede appunto un senso di frustrazione, perché è come se doveste prendere appunto una decisione in ambito lavorativo e non sapete bene quale. Questa vi dà un senso, questo senso di indecisione vi dà proprio un malessere che però appunto andrà a finire, se non proprio questa settimana, i giorni successivi, grazie anche all'aiuto di una persona su cui potete fare affidamento, che è rappresentata dalla carta del Papa, che è una persona di autorità che può appunto aiutarvi con dei consigli basati sull'esperienza, sulla propria conoscenza della materia.
Dal punto di vista sentimentale, non vedo niente che riguarda relazioni proprio sentimentali, vedo però ehm, anche qui uscite con gli amici, un senso di soddisfazione interna, a livello emotivo proprio un senso di vittoria, di sicurezza in voi stessi nella prima parte della settimana. E quindi è sicuramente la prima parte della settimana molto soddisfacente. Anche qui nella seconda parte della settimana può esserci appunto anche dal punto di vista sentimentale un problema di decisione da prendere che vi lascia con un senso di disarmonia perché appunto non sapete bene da che parte andare, però appunto non è niente di specifico dal punto di vista sentimentale, non vedo niente che sia particolarmente importante dal punto di vista sentimentale. Quindi è sicuramente una decisione che dovete prendere che vi lascia appunto un forte senso di disagio perché non avete l'armonia appunto necessaria per prendere questa decisione. Le carte in generale comunque per tutti dice di seguire anche l'istinto. Vediamo cosa dice la carta degli archetipi e c'è il Samaritano. Il Samaritano è quella persona, no? Che poi è diventato santo, che è appunto Samaritano. Insomma, è quella... mm, è la parabola, mi sembra, dei Vangeli, parla di questa persona che aiuta dando una parte del proprio mantello a un mendicante. Quindi si parla di aiutare gli altri e anche di essere aiutati. In questo caso, secondo me, questa carta indica proprio il fatto di aiutare le persone accanto a voi, di creare una sorta di eh, aiuto, aiuto nei confronti delle persone che vi circondano, sia a livello lavorativo, con i colleghi, e anche a livello relazionale attraverso il vostro aiuto nei confronti sia del partner che degli amici. Questo è un atteggiamento che vi può permettere di ottenere i traguardi sperati, soprattutto appunto nella prima settimana, la prima parte della settimana. Comunque anche la carta che indica di aiutare gli altri, però senza secondi fini, appunto, perché il lato, diciamo, ombra di questa carta è quella di aiutare gli altri per interessi propri, per sentirsi anche importanti. In questo caso, invece, le carte consigliano appunto di avere un atteggiamento di aiuto, di empatia nei confronti degli altri, appunto perché creando questa relazione, questo senso di comunità, mi viene team, di senso di squadra permetterà appunto di ottenere la vittoria sulla competizione che state affrontando, che può essere di studio o che può essere di lavoro, e ottenere appunto successo nella prima parte della settimana. Quindi la carta del 3 di coppe indica proprio anche un senso di squadra che può aiutarvi in questo frangente.
appunto. E il senso di squadra può aiutarvi anche quando nella seconda parte della settimana magari è il caso di chiedere aiuto e consiglio alla persona rappresentata dal Papa. Quindi dovete fare squadra. Questo è il consiglio della carta degli archetipi. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della fluorite verde. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli delle carte degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per ottenerne il meglio. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo il possente guerriero del fuoco. È una carta che preannuncia una lotta anche verso noi stessi, non necessariamente verso delle circostanze esterne a noi o delle persone attorno a noi, però comunque sicuramente una forte energia che ci permette di anche ottenere degli obiettivi che ci siamo prefissati e comunque anche di difendere la nostra posizione, perché vedete questo cavaliere comunque tende la spada verso il nemico. Vediamo cosa dicono le carte dei tarocchi. Dunque, la carta centrale è l'asso di coppe e la settimana inizia con il 6 di coppe, il cavaliere di denari, il bagatto, e la seconda parte della settimana vede il cavaliere di spade, il diavolo e le stelle, che è una bellissima carta. Dunque, la settimana è caratterizzata da un nuovo inizio che è estremamente benefico dal punto di vista emotivo, perché è segnalato dall'asso di coppe come carta centrale, quindi può essere una nuova relazione, un incontro che a livello emotivo, anche a livello professionale, però insomma tocca molto le nostre corde emotive e che è quindi importante e sembra un po' piovuto dal cielo questa opportunità, questo nuovo inizio, questo incontro, perché è legato alla carta delle stelle che chiude la settimana, quindi questo asso di coppe è un qualcosa che capita un po' in maniera fortuita alla fine della settimana ed è sicuramente un evento, un incontro molto fortunato che darà soprattutto nel futuro dei buoni frutti perché la carta delle stelle è una carta estremamente promettente, è come se insomma è fondamentalmente la stella che guida le persone sul proprio cammino, che ci dà fortuna, che sanifica anche delle ferite emotive, quindi sicuramente è un incontro, un'esperienza che darà un nuovo inizio molto promettente nella vostra vita. Quindi sicuramente aspettatevi alla fine della settimana qualcosa di inaspettato soprattutto e che dà belle soddisfazioni a livello soprattutto emotivo e che può iniziare appunto un nuovo ciclo perché è un asso di coppe, quindi un asso, quindi un nuovo inizio. Infatti
infatti la prima parte della settimana la vedo molto su dei binari già collaudati, perché inizia con il 6 di coppe, che è una carta che richiama un po' il passato, quindi si parla di situazioni già rodate in cui vi muovete. Il cavaliere di denari, infatti, subito dopo è un'energia di una persona che non cambia volentieri, che segue un percorso già collaudato, già stabilito in maniera costante e determinata comunque. Quindi vi vede un po' la prima parte della settimana come se stesse seguendo dei binari già iniziati nel passato, già stabiliti, già collaudati, anche in maniera molto determinata e molto sicura di voi stessi, perché comunque è seguita dal mago, che è una persona molto volitiva, che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Quindi sicuramente vi vede la prima parte della settimana in un'energia molto sicura di voi stessi. La seconda parte della settimana vede invece un'accelerazione, perché dal cavaliere di denari si passa al cavaliere di spade, che è un'energia sicuramente molto più veloce. Questo cavaliere di spade va verso l'asso di coppe, quindi indica proprio la vostra volontà di mettervi in azione per cogliere questa opportunità rappresentata dall'asso di coppe, e coglierla in maniera abbastanza pronta e veloce, con una forte energia anche passionale, perché il diavolo è un'energia di forte passione, a volte eccessiva, appunto, che può anche avere delle zone d'ombra, però sicuramente dietro il cavaliere c'è questa energia di forte passione, che vi porta ad andare verso l'asso di coppe, cioè a cogliere questa nuova opportunità che a livello emotivo pare estremamente attraente. Quindi sicuramente è una settimana all'insegna dell'emotività, dei sentimenti, delle energie emotive. Il possente guerriero del fuoco quindi si intende come questa proprio energia passionale che vi porta a seguire il vostro impeto, anche senza ragionare molto, perché il cavaliere di spade, che ha un po' lo stesso atteggiamento del possente guerriero del fuoco, anche se viene dall'elemento aria e dall'elemento, insomma, dal seme delle spade, non è tanto razionale. Il cavaliere di spade è una persona che decide in fretta, decide velocemente, perché vuole le cose fatte. Tutti i cavalieri sono molto orientati all'azione, ma il cavaliere di spade è quello che lo fa in maniera più veloce. Dal punto di vista emotivo o sentimentale, sicuramente appunto c'è un incontro determinante, soprattutto verso la fine della settimana, un po' così casuale, magari proprio una sincronicità che vi crea una forte attrazione, una forte passione, e avete questa energia di volerla appunto di cogliere questa opportunità, questo incontro con una persona che evidentemente vi appassiona e vi attrae molto. Mentre nella prima parte della settimana sembrate molto incanalati verso il tram tram della vita quotidiana, secondo appunto delle abitudini abbastanza consolidate e rodate. Quindi aspettatevi nella seconda parte della settimana un qualcosa che veramente stimola le vostre emozioni a livello sentimentale.
e che è abbastanza promettente sia dal punto di vista passionale che dal punto di vista ehm, come dire, di lungo periodo, perché comunque le stelle sono, è una carta molto, molto di protezione, insomma, promette che appunto questo incontro sia anche fortunato, che abbia degli effetti di lungo periodo benefici per voi. Dal punto di vista lavorativo, state seguendo nella prima parte della settimana in maniera determinata e costante dei progetti, delle attività che sono iniziate precedentemente, perché appunto il Sa di Coppe è molto legato al concetto di passato. E poi la seconda parte della settimana appunto vi vede nella necessità di decidere alla svelta, perché appunto si crea un'opportunità importante che può dare inizio a una nuova fase a livello lavorativo molto promettente, soprattutto a livello emotivo, che vuol dire che magari è un progetto, un lavoro che vi piace proprio, che è nelle vostre corde dal punto di vista soprattutto emotivo, quindi non tanto importante dal punto di vista finanziario, ma proprio in linea con voi dal punto di vista emotivo, con l'asso di coppe, che comunque è un inizio bellissimo, qualcosa di bellissimo e che appunto vi porterà a prendere a mettervi in azione in maniera abbastanza veloce e sotto l'influenza del diavolo, quindi di molta, molta passione. Vediamo cosa consiglia la carta dell'archetipo e abbiamo la damigella. Damigella è quell'archetipo che parla della damigella da salvare, no? Che aspetta il cavaliere. Lato ombra appunto è quello di non farsi aiutare, ma diciamo ehm, di essere indipendenti, anche un po' questo il consiglio della carta, ovvero di effettivamente seguire il vostro istinto e mettervi in azione da voi stessi, anche perché questo asso di coppe è da una parte accompagnato dal cavaliere di spade e dall'altro dalla carta estremamente assertiva del bagatto, del mago. Quindi sicuramente dovete fare da soli, non pensate a farvi aiutare da qualcuno, non aspettate l'aiuto di qualcuno, se dovete decidere effettivamente dovete farlo da voi e da soli e in fretta. Allo stesso tempo, questa è probabilmente anche la carta che si accompagna alle stelle, ovvero nel senso che c'è qualcuno che come un aiuto dall'alto, che quindi è un aiuto che va colto. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato dei spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!